Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di ottobre 2024. Abbiamo la carta dell'eremita, amici della bilancia, periodo di introspezione, periodo di autoanalisi, se vogliamo. Per qualcuno ci potrebbe anche essere il desiderio, la volontà, il bisogno di isolarsi un po' dal mondo esterno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email. Nel caso vogliate contattarmi, trovate anche i link ai 2 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro un corso base di metafisica sui chakra. Comunque voi aprite la tendina, io lì inserisco tutte le informazioni e le novità del momento. Se poi avete bisogno di informazioni aggiuntive vi basterà scrivermi un'email. Allora, si è già girata una carta, abbiamo un 7 di bastoni, asso di pentacoli, imperatore, il mondo, il diavolo, temperanza, ruota della fortuna e morte. Cioè ragazzi, avete un sacco di arcani maggiori, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcani maggiori su 8 carte, stesa molto molto potente, devo dire, amici della bilancia. Allora, partiamo da questo 7 di bastoni, che sinceramente mi risuona molto con l'eremita, come se foste in un momento, inizio ottobre, un po' a fatti vostri, dove avete bisogno probabilmente di eh, tenere a bada varie cose, gestire varie situazioni. Adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi vi darò come dei messaggi spot, dei messaggi sciolti, sparsi e dopodiché andiamo a vedere caso per caso, quindi single, non single, relazioni difficili e via dicendo. Allora, andiamo a vedere questo 7 di bastoni. Diavolo. Credo che siate in un momento più, diciamo, diavolo e torre, in un momento dove siete focalizzati su voi stessi, su certi temi della quotidianità. Probabilmente per qualcuno qui c'è una sorta di schiavitù, di sensazione di blocco, di anche impotenza, perché comunque le due persone sono incatenate, quindi ho come la sensazione che qualcuno potrebbe sentirsi un po' stretto all'inizio del mese ed è per quello che magari c'è questo 7 di bastoni, cioè per la serie lasciatemi stare, voglio stare da solo o da sola. Andiamo a vedere l'asso. 2 di spade. Qui ragazzi, siccome il diavolo è collegato all'ego e la torre è la caduta dell'ego, ci potrebbe anche essere un momento dove effettivamente certe idee, dinamiche di comportamento o situazioni che sono state certe e sicure fino a questo momento potrebbero cadere. E probabilmente questo 7 di bastoni è lì come per difendervi, se vogliamo, per ricostruire una struttura. Per qualcuno fa riferimento a lasciarsi indietro una relazione tossica del passato. È come se qualcuno stesse ancora battagliando appunto per più che dimenticare, rielaborare questa tossicità. Perché sapete che quando io ho una relazione tossica, ok, è perché tanto sano anch'io non sono. Cioè nel senso, se io fossi sano attirerei persone sane, se continuo ad attirare persone tossiche perché c'è
questa è la legge dello specchio, andatevela a vedere, è perché c'è qualche cosa in me che fa sì che io attiri queste persone a parità di vibrazione, cioè se io vibro basso, attiro persone che vibrano basso. Se io alzo le mie vibrazioni, automaticamente anche le persone che incontro avranno una vibrazione più alta. Comunque, ragazzi, sono tutti temi che riguardano i movimenti energetici e se volete approfondire vi consiglio perlomeno di dare uno sguardo ai temi che tratto nella sezione degli abbonati. Allora, l'asso di denari è spiegato da un 2 di spade. E dagli amanti. Io sento che qui delle possibilità per costruire qualche cosa di nuovo o per cambiare, se per caso siete già in una relazione, per cambiare queste dinamiche un po' tossichine, diciamo così, che si può vedere qua, c'è la possibilità di fare qualche cosa di concreto, effettivamente. Diciamo che forse non ce l'avete ancora ben chiaro all'inizio del mese, però comunque diciamo che avete anche la carta degli amanti e che con questo asso di denari mi fa ben sperare per un nuovo inizio di tipo concreto, più in armonia, come se ci fosse una sorta di trasformazione di questa energia. Andiamo a vedere l'imperatore, che qui iniziamo la serie di arcani maggiori. Regina di coppe. 4 di coppe e 6 di spade. Ragazzi, io ho proprio la sensazione che qualcuno non ne voglia sapere, soprattutto se siete single per la serie, no, no, lasciatemi stare, fatemi smaltire, fatemi guarire, insomma, perché poi comunque qua avete anche la temperanza. È interessante perché il diavolo si ripete. Andiamo a vedere il mondo. Regina di spade e stella. Hm. Sento come se fosse un passaggio predestinato, quello che state vivendo o che andrete a vivere nel mese di ottobre. Dipende. Se siete della prima decade, i movimenti energetici succedono sempre un po' prima. Se siete dell'ultima, succedono sempre un po' dopo, ma è una cosa che spiego in quella famosa guida di cui parlavo prima, che trovate qui sotto. Comunque, ehm, c'è il mondo, c'è anche probabilmente e c'è anche la ruota della fortuna, la morte. È come se ci fosse un cambio, un momento di riflessione per lasciarsi indietro il vecchio e affacciarsi al nuovo. Andiamo a vedere il diavolo. Abbiamo un cavaliere di denari e un papa. Il diavolo è l'acqua santa, no? Si dice. Allora, io qui ho come la sensazione che potrebbero essere delle regole ehm, che avete in testa. Tenete presente che il diavolo è fortemente collegato all'ego, a quello che vuole la mente, a quello che noi pensiamo. La torre parla della caduta dell'ego, del crollo di certe ideologie, di certe anche questioni pratiche, no? Però è come, ok, ho sempre pensato che fosse così, che dovesse andare così, e invece poi mi rendo conto che no, non va così. Quindi è come un, ok, rielaboro tutto quanto. Qui avete anche un cavaliere di pentacoli. C'è una sorta di lentezza in questo tipo di movimento, nonostante la ruota della fortuna e il mondo mi parlino di velocità. Però è come se tutto fuori fosse veloce e voi dentro aveste bisogno di più tempo. Andiamo a vedere la temperanza. Mago. E 8 di spade. Sì, di nuovo, con l'otto di spade mi viene come il modo di pensare un po' troppo negativo,
probabilmente questo... Scrivetemi poi nei commenti a che cosa fa riferimento Diavolo più Torre per voi, perché sapete che avete tutti situazioni diverse, quindi per ognuno combacerà con qualche cosa di differente. Però io qui la sensazione è che dobbiate un pochettino alleggerire il modo di pensare. Vi dico, ci sono come delle regole, delle cose che, dei punti, degli obiettivi, dei limiti che vi siete prefissati, che vi siete messi, che questa qua è una... cioè la lettura è automanipolazione, autosabotaggio ed è tutto qui. Da queste, si parte come da queste ideologie che in realtà poi hanno bisogno di essere tagliate, che a fine mese secondo me taglierete perché passate comunque anche verso, cioè dalla temperanza, che è una carta che mi parla di equilibrio, di guarigione. E poi ecco, adesso andiamo a vedere la ruota. Abbiamo un re di spade, perché qui con la ruota della fortuna qualche cosa cambia in modo molto molto veloce, anche inaspettato per qualcuno. Si ripete il 7 di bastoni, è come se cambiaste modo di muovervi e diventaste più flessibili. Vi dico, qui sono le regole e probabilmente anche un po' di rigidità mentale che ha bisogno di essere elaborata. E qui abbiamo infatti una regina di spade che mi parla di ordine, di regole, di le cose vanno fatte in un certo modo, mentre qui il re di spade, che sarebbe il suo partner, è a testa in giù, che mi parla di flessibilità, mi parla di qualcuno, anche caos mentale certe volte. Però sento che in realtà non è... È più un imparare a essere flessibili, imparare a muoversi secondo il flusso dell'universo. Andiamo a vedere la morte. Ok, allora abbiamo un fante di spade e un 5 di bastoni. È come se da queste fortissime lotte interne e magari anche esterne si risolvesse tutto con un semplice 5 di bastoni. È come se bisognasse tagliare certe regole, il voler tenere tutto sotto controllo o il dover tenere tutto sotto controllo. Certe volte siamo noi che pensiamo di dover tenere tutto in un certo modo perché così le cose funzionano. In realtà non è così, cioè nel senso non è che perché si mantengano le cose standard che le cose continuino a funzionare. Molte volte si inceppano anche se le cose noi le facciamo sempre come i macchinari, no? Va bene. Allora, facciamo le varie casistiche. Ragazzi, se siete single, io qui sento che una relazione, un potenziale, non è una relazione, un potenziale ci può essere, ma io credo che qui abbiate ancora tanta tossicità da elaborare. Qualcuno probabilmente si sta difendendo perché ha paura, perché sapete, no? Mi hanno appena ferito, mi hanno tradito nella vecchia relazione e quindi da adesso in avanti non mi fido più di nessuno. Si fa, come dire, di un'erba un fascio senza valutare ogni singolo caso, ogni singola persona che capita. Però io qua vi dico che... e qui di nuovo mi capita un viaggio, di nuovo perché ultimamente mi capitano spesso i viaggi nelle letture. Ho vari riferimenti che mi parlano di spostamenti e vi dico che ci potrebbe essere un incontro per destino, ragazzi. Sì, fate attenzione perché potrebbe essere una relazione karmica, che poi sono tutte karmiche in realtà, nel senso che tutte le persone, anime gemelle, fiamme gemelle e relazioni tossiche, sono tutte karmiche perché le decidiamo prima di reincarnarci. Però diciamo che in termine colloquiale, quando si parla di relazione karmica, si intende una relazione che ci fa crescere attraverso la sofferenza. Quindi questa sì che potrebbe essere il caso, ma sento anche che è come se fosse un passaggio obbligato perché poi è come il, ok, questa persona mi fa capire quali sono le mie rigidità, quali sono le mie tossicità e da lì lascio andare un pochettino il controllo, taglio con certi meccanismi di controllo, meccanismi di iperperfezione, mi dicono.
Ok, se siete single e avete qualcuno in testa, io qua vi dico che le cose potrebbero in qualche modo evolversi, ragazzi. Smettetela di pensare in modo negativo, smettetela di auto-boicottarvi, smettetela di pensare, ma se io faccio così, allora l'altro pensa questo. Se io Primo, non supponete che cosa pensi l'altro perché non lo sapete. Secondo, questa diventa manipolazione, è una macchinazione. Se faccio così, l'altro è come giocare a scacchi. È un calcolo, ed è una manipolazione. Ripeto, tutti manipoliamo, anche se non ne siamo consapevoli. E soprattutto manipoliamo noi stessi, e questa è la cosa che, insomma, dovremmo riuscire perlomeno a renderci conto di questo. Allora, se siete invece in una relazione, diciamo stabile, ci potrebbe essere, ragazzi, allora, un cambio di dinamica per qualcuno potrebbe arrivare come una, diciamo, informazione che sconvolge un pochettino, in effetti, ma anche lì sento che è un passaggio predestinato. Eh, qualcosa ha a che vedere col matrimonio o con la convivenza, come se il fare il passo successivo all'interno della relazione vi mettesse paura, vi bloccasse, vi frenasse, quindi andaste con i super piedi di piombo. Cioè, prima di fare un altro passo avanti, vi guardate intorno, ritoccate le basi se sono salde, solide, e poi fate un altro passo, mettete un altro mattone, adesso lì dipende da come volete fare voi l'esempio. Comunque, c'è come un, diciamo, incentivo da parte dell'altra persona, perché l'altra persona la sento stabile, cioè la sento concreta, la sento che ha voglia. La titubanza è più vostra nel fare un passo in più. Quello che vi dico, se per caso vi hanno proposto di andare a convivere o di creare qualche tipo di progetto insieme, magari per qualcuno potrebbe anche essere l'offerta di matrimonio, ehm, prendetevi come un tempo di transito, ok? Cioè se sì, sto bene con questa persona, ma non so se ho voglia di andare a convivere. Quindi prendetevi il tempo di transito, può essere una convivenza breve, cioè convivere, ipotesi, 3 giorni su 7 o una settimana su 4, cioè cose per lo stile, no? Se siete in una relazione più o meno forse che non so, mm, e qui ragazzi non sento che le cose evolveranno tantissimo, anzi, credo che questo vostro ipercontrollo sia dovuto al fatto che non vi fidate dell'altra persona e soprattutto, guardate, io come l'idea, perché qui avete tanta, avete 2 volte il diavolo, avete la torre, avete un re di spade al contrario, un mago al contrario, un 8 di spade. Qui è come se ci fosse un po' aria di manipolazione. Ora, non so se siete voi che state tentando di manipolare l'altro o l'altra per tenerla vicino a voi o se è l'altra persona che sta un po' facendo alto e basso come vuole e vi tiene parcheggiati lì. Perché comunque la sensazione di solitudine c'è e avete 2 volte questi diavoli che pesano, sinceramente, pesano parecchio. Il diavolo è sempre la mente, quello che ci rende schiavi. Io molte volte la sento anche come rabbia repressa. Voglio un'altra carta per questo papa. Qui si parla, sì, ve l'ho già detto prima, regole, contratti, accordi, equilibri. Uno dei due, ma quasi sicuramente siete voi, è come se fosse titubante a dare. È questa sorta di ipercontrollo o controllo o sorveglianza o guardare da lontano, fare i conti, fare i calcoli, il giocare a scacchi, secondo me,
è dovuto semplicemente al fatto che siete insicuri di qualche cosa con questa persona, però io la persona la vedo stabile. E se appunto siete single e si parla della nuova persona che andrete a conoscere, nello stesso modo io lo vedo o la vedo stabile. Cioè, in realtà io non sento che l'incontro con questa persona sia di tipo karmico, però, cioè, come vi posso spiegare? Allora, non è il vivere la relazione con questa persona che vi fa, che sarà karmica, ma questa persona sarà talmente ben piantata a terra che vi ributterà in faccia tutte le vostre manipolazioni e tossicità. In quel senso, cioè io non sento che è la persona in sé, ma voi avete già tanta roba dentro e di conseguenza è come se vi specchiasse quello che di tossico tendete a fare e così tendete a inquinare la relazione. Ma è positivo, ragazzi, perché vi renderete conto di quello che non è più il caso di fare, di quello che faceva ammalare le relazioni. Bellissimo bilancia. Andiamo a vedere. Uh. Guardate, anche qua parla di autosabotaggio ed è uscito l'otto di spade. Questioni di ego, gelosia, paure. Mi parla di qualcuno che è frustrato in una relazione. Sì, che è quello che vi ho un po' detto, no? Ma secondo me tutto dipende dal vostro modo di pensare o può anche essere questo diavolo che parli delle credenze limitanti, di tutto quello che noi crediamo che sia giusto, che sia corretto per X cosa, per noi, per mantenere intatta la relazione o via dicendo. Andiamo a vedere due, Ching o King dell'amore. Felicità e amare, carta numero 45 e carta numero 35, il gioco dell'amore. Guardate se non è uscita la scacchiera. Ok, allora andiamo a vedere sul libro le definizioni. Vi ricordo che comunque ho comprato il libro in un momento diverso rispetto alle carte, che quindi le traduzioni sono diverse. Io adesso ve la vado a leggere. Allora, questa qui che è la carta numero 45, nel libro viene tradotto come la raccolta e la spiegazione è: nelle attuali circostanze un'unione dovrebbe avere successo, soprattutto se essa avverrà attorno a un uomo di polso e avveduto e sarà condotta da tutti senza tentennamenti e ripensamenti. Eccoli qui, i tentennamenti e i ripensamenti del due di spade. Se lo scopo di questa riunione era di iniziare, avviare un'impresa, lo si faccia pure. È prevedibile un favorevole andamento all'unica condizione che ciascuno rinunci a parte delle sue pretese, della sua indipendenza. E poi abbiamo la carta numero 35, che qui viene chiamato il gioco dell'amore, e nel libro me lo traduce il progredire. L'esempio del progresso è dato con la figura di un principe che riunisce gli altri attorno al re, in obbedienza, ed è dal re compensato con particolare benevolenza e con favori. Il concetto è questo: un progresso nasce dalla collaborazione sincera di due uomini, uno dei quali appoggia e procura appoggio all'altro, senza preoccuparsi del proprio interesse. L'altro riconosce questo aiuto disinteressato, se ne mostra grato e lo ricompensa con un'amicizia duratura. È un po' come quella frase dove dicono quando dai dimenticatelo e quando ricevi ricordatelo per sempre. Amici della bilancia, questa è la lettura che avevo per voi. Direi che secondo me ottobre sarà un mese molto 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 potente, pieno di questioni interiori che verranno alla luce, che vi saranno specchiate. Ringraziate questa persona perché sento che sarà un grosso maestro per voi. La persona in sé non è tossica, però sì che potrebbero esserci dinamiche tossiche perché vi rispecchia, diciamo, quello che
è la vostra tossicità assorbita nel tempo. Però è positivo perché ve la fa togliere, come se la facesse venire a galla per eliminarla. Mm. Bene, fatemi sapere comunque nei commenti come vi risuona la lettura. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!